Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa gallinella che può essere utilizzata sia come portaoggetti oppure potete mettere dei cioccolatini, degli ovetti, quello che più vi piace, e potete regalarla per Pasqua. Volendo potete anche chiudere la parte superiore, andate a cucire anche inserendo la latta sintetica, oppure fare come me, inserirla solo nella parte della testa e lasciare questa parte aperta in modo da poter inserire ciò che desiderate. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la gallinella dobbiamo fare 9 mattonelle di questo modello. Ho realizzato per la testa e per la coda queste di un unico colore, in modo da farle risultare più evidenti rispetto a questa magari anche per il viso. Allora, per il viso ho utilizzato lo stesso schema, soltanto che ho utilizzato un unico colore e l'ho lavorato allo stesso modo. L'unica cosa che non ho cambiato il colore nella lavorazione. Le piastrelle vanno lavorate tutte allo stesso modo, sono dei pentagoni e dobbiamo realizzare questo fiorellino. Andiamo a vedere come le ho realizzate, ne facciamo 9 e poi le andremo ad unire come vi farò vedere. Per realizzare la piastrella partiamo dal centro e andiamo a fare un anello magico. Io vado ad utilizzare il colore, lo stesso colore sia all'inizio che alla fine del lavoro, e vado a fare 2 maglie alte e una catenella e ripeto questa sequenza per 5 volte in totale. 1, 2 e 3, sostituisco la prima maglia alta con le catenelle, vado a fare la seconda maglia alta e poi vado a fare la catenella e ripeto per altre 4 volte 2 maglie alte e una catenella per tutto il giro e poi stringo l'anello. Ho fatto l'ultimo, vado ora a chiudere in questo modo stringendo il filo e vado a stringere l'anello, fatto l'ultima catenella e mi vado ad agganciare qui nella prima delle catenelle iniziali con una maglia bassissima, chiudo il lavoro. Ora vado a sostituire il filato per 2 parti. Io non vado a sostituire il filato perché questa sarà la testa, quindi 2 piastrelle per la testa, poi potete farla come più vi piace. Io faccio in questo modo e ora questa vado a cambiare il filo, l'altro non lo cambierete, in modo da fare così un unico colore. Vado a sostituire il filo, entro nel primo archetto qui subito dall'inizio, vado a fare una maglia bassissima e vado a lavorare questa volta in questo modo. Vado a fare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, sempre nello stesso foro vado a fare una seconda maglia alta, faccio una catenella e sempre nello stesso archetto vado a lavorare di nuovo 2 maglie alte. Faccio una catenella e ripeto la sequenza: 2 maglie alte nell'archetto, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto, e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Faccio l'ultima catenella, entro qui nella prima maglia iniziale, vado a fare una maglia bassissima per chiudere il giro. Fatto questo, ora vado a lavorare su queste maglie alte 7 maglie alte. Comincio di qua e vado a fare 1 e 2 e 3, utilizzando sempre lo stesso filato, 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, vado a fare una seconda maglia alta sulla maglia alta e poi vado a fare 3 maglie nell'archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi vado a lavorare altre 2 maglie alte nelle prossime 2 maglie. In totale sono 7 maglie alte e 7.
Ora entro qui nel prossimo archetto, vado a fare una maglia bassa, ripeto la sequenza di 7 maglie alte sulle maglie alte e una maglia bassa nell'archetto successivo. E allora qui dove abbiamo la maglia alta facciamo una maglia alta, facciamo la seconda maglia alta sulla maglia alta, nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte, e poi nelle prossime 2 maglie alte, e ricominciamo la sequenza per tutto il giro. Chiudiamo sempre il giro con una maglia bassissima e ora andiamo a sostituire il filo con quello bianco e andiamo a fare 7 maglie basse nelle 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ora andiamo a fare una maglia bassa allungata. Praticamente non entreremo qui dove entriamo di solito, ma entriamo qui nell'archetto di sotto e andiamo a fare una maglia bassa allungata e ripetiamo la sequenza di 7 maglie basse e una maglia allungata per tutto il giro. E una maglia allungata. Terminato questo giro ci chiudiamo sempre con una maglia bassissima e ora andiamo a lavorare con questo filato iniziale e andiamo a fare una maglia alta sostituendola con le 3 catenelle, facciamo una seconda maglia alta, 3 maglie alte e 4 maglie alte. Lavorate 4 maglie alte, facciamo una catenella e lavoriamo di nuovo 4 maglie alte nelle successive 4. E dove abbiamo la maglia allungata andiamo a fare di nuovo una maglia alta e ripetiamo la sequenza di 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte e una maglia alta per tutto il giro. Possiamo poi staccare il filo e questo sarà il pentagolo terminato e dobbiamo andare a unirle tra loro. Stacchiamo il filo e qui dove abbiamo fatto le nostre catenelle dobbiamo dare un po' la punta, diamo bene un po' la forma in questo modo a ogni piastrella. Partiamo sul davanti della gallinella e andiamo a fare in questo modo: posizioniamo la punta di questa piastrella qui verso l'alto così e dobbiamo andare ad unire l'altra piastrella qui mettendo la punta rivolta verso quest'altra parte e dobbiamo unirla nel laterale. Quindi entriamo qui dove abbiamo fatto maglie catenelle e dobbiamo unire questa qui con questa parte così, il laterale con il laterale di quest'altra piastrella. Andiamo sul rovescio e andiamo a unire le due parti. Prendiamo sia la parte di qua che la parte di sotto e andiamo ad unire il lavoro. E facciamo la cucitura fino a qua. Ora andiamo ad unire quest'altra in quest'altro modo. Dobbiamo mettere la punta qui tra una piastrella e l'altra e dobbiamo andare a cucire i due laterali di sopra.
quindi giriamo così, partiamo sempre qui dalla maglia che abbiamo fatto a catenella e andiamo a cucire prima tutto questo lato, poi giriamo così e andiamo a cucire anche l'altro lato. Ho cucito questo lato, ora vado a cucire quest'altro lato, sempre prendendo maglia per maglia fino ad arrivare all'angolo qui. Poi naturalmente con calma ci andiamo a cucire tutti i fili, a bloccarli. Andiamo, dopo aver fatto questa cucitura qui, abbiamo fatto questo è il petto della gallinella, ora dobbiamo andare a chiudere la testa sopra e la mettiamo sempre al rovescio e andiamo a cucire questa parte qui delle due parti diciamo senza colore, di un unico colore. Andiamo a cucire da questo lato fino all'altro lato qui, lasciando questa parte qui aperta. Partiamo da qui e andiamo a cucire maglia per maglia, così come vi ho detto, fino ad arrivare a quest'altro lato. Cucita la parte della testa, giriamo in questo modo. Questa è la testa, questo è il petto della gallinella e ora dobbiamo andare a cucire il laterale. Dobbiamo cucirlo posizionando la punta verso l'alto, quindi questo qui così, e cuciamo il laterale e la parte di sotto al petto, così mettiamola in punta così e dobbiamo cucire. Ora andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro lato di qua, andiamo a mettere allo stesso modo la piastrella così come abbiamo fatto qui, la base di sotto e laterale dalla testa, così. Ora andiamo a cucire l'altro laterale sempre con la punta rivolta verso l'alto in questo modo e andiamo a cucire questo lato qui. Facciamo la stessa cosa anche per l'altra parte, quindi posizioniamo così e andiamo a cucire questo lato. E ora andiamo a cucire la base di sotto così, mettendo la punta verso l'esterno e la base piatta contro l'altra che abbiamo già cucito. Poi andiamo a cucire i due laterali in questo modo qui e andiamo a cucire la gallinella in questo modo, cucendo intorno a tutto questo pezzo di sotto che dobbiamo andare a concludere così. Io parto di qua, vado a cucire prima questa base qui piatta, poi vado verso i laterali e vado a chiudere il lavoro cucendo tutto bene intorno, anche questi due laterali intorno alla punta. Ho cucito la parte centrale di sotto piatta, ora vado a cucire i laterali tutto bene intorno, poi vado verso la punta, mi alzo e vado a cucire anche quest'altra parte e poi vado a unire anche la parte di dietro, quindi facciamo prima tutto il giro e poi andiamo a unire la coda dietro. Ho cucito bene anche la base di sotto, ora vado a terminare cucendo la parte di dietro della coda in questo modo qui. Vado a cucire quest'altro laterale. Volendo potete riempire la vostra gallinella e poi andare a concludere posizionando l'altro pezzo sopra qui in modo da chiudere. Mettete l'ovatta sintetica oppure potete lasciarla aperta a mo' di cestino, fate come preferite. Potete imbottire solo la testa e lasciare lo spazio dove poter mettere le uova all'interno. E ora con un po' di pazienza ci andiamo a bloccare tutti i fili e andiamo a chiudere anche la parte qui superiore della testa. Riempiamo con l'ovatta sintetica e possiamo andare ad aggiungere l'ultima piastrella in modo da chiudere la nostra gallinella. Andiamo a cucirla dopo aver riempito bene. Cuciamo anche la parte della testa qui sopra e poi possiamo fare una piccola cresta. Io aggiungo un po' di ovatta sintetica solo nella testa, mentre questa parte qui la lascerò poi aperta per metterci poi dentro l'uovo. Se volete andare a chiudere andate a riempire con l'ovatta sintetica e aggiungete la piastrella
sopra cucendola. Per il becco ho avviato un anello magico di 4 maglie, stringo l'anello e vado a fare un altro giro di 4 maglie basse su quelle appena lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia e saranno 5 maglie basse, faccio un altro giro di 5 maglie e stacco il filo. Riempiamo con la vatta sintetica e poi andiamo a cucire qui. Per la cresta avviamo una catenella di 14 maglie e dobbiamo andare a fare in questo modo. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, andiamo a fare una seconda maglia alta, una terza e una quarta nello stesso punto. Entriamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo questa sequenza di 3 maglie alte nello stesso punto e una maglia bassa nella prossima maglia per tutte le maglie. Quindi 4 maglie alte nella stessa maglia e una maglia bassissima. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Fatto questo possiamo staccare il filo e questa sarà la cresta. Per andare a fare la parte che va sotto il becco invece andiamo a fare 3 catenelle e la facciamo la stessa lavorazione. Lavoriamo 4 maglie alte e una maglia bassa, 4 maglie alte e una maglia bassa in modo da chiudere tutto il lavoro e quella sarà la parte di sotto. Ho fatto le 3 catenelle, vado a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi vado a fare la seconda maglia alta nello stesso punto, la terza e la quarta, 3 e 4. Faccio una maglia bassa nella prossima e ripeto 4 maglie alte nella stessa maglia e possiamo staccare il filo e andiamo a cucire sotto il becco. Con ago e filo cuciamo prima il becco, lo possiamo prima fermare con lo spillo e poi andiamo a cucire bene tutto intorno e poi andiamo ad applicare la cresta dal becco qui fino sulla testa, così cucendo maglia per maglia tutto bene intorno. Per rifinire la coda e la parte qui delle ali possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la parte della cresta. Andiamo a realizzare 10 catenelle e lavoriamo 4 maglie alte e una maglia bassa per tutta la catenella e poi andiamo a cucire alla base qui dell'ala e un'altra andiamo a cucire dietro qui. Potete anche chiuderla come più vi piace, la potete mettere come più vi piace, se volete anche potete anche non farla, come preferite. Io vado a farla in questo modo, andrò a cucire dietro e poi vado a cucire al bordo qui dell'ala in modo da rifinire questa parte. Magari per la coda possiamo fare solo 5 maglie e andiamo a fare 5 maglie doppie alte e andiamo a lavorare in questo modo. Vado a fare le catenelle in sostituzione della prima maglia alta e vado a lavorare 5 maglie alte doppie nella prima maglia, poi faccio una maglia bassa e ripeto l'operazione per tutte le maglie. Questa sarà poi la coda. Volendo possiamo fare anche un giro di maglie basse con il filato bianco per richiamare i colori. Questo è facoltativo, decidete un po' voi se farlo oppure no questo altro bordino, oppure lasciarle così semplicemente andare a cucire. Vado a cucire lungo questa linea qui l'ala e vado a cucire anche dall'altro lato e poi vado a cucire anche la coda sulla parte di dietro, così piegandola leggermente, così la vado a cucire così.
Nelle informazioni sotto il video aggiungerò anche un link che vi porta a uno schemino su come andare a cucire i vari pezzi, in modo da avere più chiara la situazione. Spero vi sia utile. Ed eccola terminata, questa è la mia gallinella, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, possiamo aggiungere all'interno dei cioccolatini, un uovetto oppure un ovetto di plastica con dei cioccolatini all'interno e possiamo utilizzarlo sia come portaoggetti oppure andarlo a rivestire completamente e cucire anche la parte di sopra e così abbiamo realizzato la nostra bella gallinella. Vi aspetto al prossimo tutorial e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.